Oggi abbiamo questa PS4 FAT, edizione limitata Batman, disastrata. E come vedete, tutta segnata, è in pessimo stato, ok? Piena di graffi, uno schifo assoluto. Qua ci hanno anche appoggiato presumibilmente mozziconi di sigaretta, ok, accesi, quindi si è fusa la plastica, quindi è bellissimo. E di cos'è? Ah, ho acceso la console, aspettate, vabbè. Qua come si vede è uno schifo assurdo e immagino che a questo punto mi sembra di capire che la console abbia ricevuto danni da liquido o roba del genere. Ok? E l'ho comprata su eBay per meno di 60 euro. Forse è stato un tantino eccessivo come prezzo. Ma volevo appunto vedere insieme con voi cosa succede quando si accende. Il beep lo fa, l'avete sentito, e ormai spero che la sorpresa non sia rovinata. Allora, la descrizione diceva Sony PlayStation 4 Batman, beep di accensione e si spegne subito. Quindi si accende e si spegne, solo console. E infatti è quello che ho ricevuto. E ricevuto tra l'altro anche su una scatola, quelle di Amazon. No, non è una di quelle di Amazon, ma è una di quelle di cartoncino talmente sottile. Avete presente quelle di Amazon che non hanno nessun supporto, ok? Sono come se fosse carta velina praticamente. Ecco, ricevuta lì dentro con avvolta in un paio di giornali giusto per basta. Quindi spero che anche durante il viaggio non abbia subito troppi danni, eccetera, perché era una scatola praticamente da niente. E allora, ok, adesso spengo un attimo la luce che così vediamo se riesco a farvi vedere così. Vediamo se si vede la luce. Allora, si sente, almeno spero che si senta, i 3 bip del Blu-ray, e quindi vuol dire che non c'è nessun disco, peccato. E accendiamola. Si nota? Però non si spegne subito a quanto pare. Ecco, così si nota meglio. È completamente intasata anche di polvere qua sopra. C'è la striscia, dovrebbe essere trasparente, tutta piena di polvere. La luce fa a malapena capolino dalla console. Però rimane accesa. E c'è il LED bianco. Ok, ok, mi sta bene. Il che vuol dire che la console funziona. E quindi magari è solo un problema. Come si può dire? Sì, che ha. Boh. Allora, andiamo a collegarci il cavo HDMI. Allora, non vedrete nulla voi perché chiaramente sto utilizzando il monitor. Ok, vado qua sulle impostazioni del monitor, faccio condivisione monitor e vediamo. Nessuna immagine? Ah no, ecco, ecco, ok. Allora, muovo il cavo, niente. Ok, però c'è l'immagine. Allora, prendiamo il controller, colleghiamo il controller e vediamo cosa succede. Perché è possibilissimo che questa console qua, come avevo già detto, ha ricevuto danni da liquido. Spero non sia un bel ricordino di un gatto o di un cane. Anche se non sembra esserci nessun odore, però si sente l'odore da fumo. Si sente un intenso odore da fumo. Allora, il controller, aspettate che ho il cavo un po' sbilenco. Il controller si collega. Ok. Ah wow, la console è anche resettata. Se la console si accendeva e si spegneva, come mai? Allora, l'ultima data in cui è stata accesa il 6 settembre 2023. Perché ci sono le notifiche. Allora, aspettate che. eh, allora, sistema. Disabilitiamo HDCP.
così posso prendere l'immagine con la capture card. Allora, capture card, eccola qua, ho disabilitato HDCP, come vedete funziona, informazioni sul sistema, siamo a 10.50 e come vi stavo dicendo è resettata, quindi non ha giochi, non ha niente, le notifiche anche qua, come vedete la data 6 del 9 del 2023. E profilo, siamo profilo utente 1, quindi la console è stata resettata e basta, ma la console funziona, quindi vabbè, è un video un po' noioso sicuramente, perché alla fine non ha nulla. A me sta bene che non abbia nulla, sinceramente. Però vabbè, vediamo come è messa dentro, giusto per... Allora, torniamo qua sopra, almeno il controller sappiamo che funziona wireless, quindi presumibilmente funziona anche il wifi. Bisognerà controllare anche che non sia bannata, quindi una volta che sarà tutto a posto la colleghiamo in internet e vediamo se è bannata oppure no. Luce. Allora adesso la console è spenta, possiamo togliere. Ok, andiamo a smontarla e andiamo a vedere cosa nasconde. Ah sì, questa qua era già stata aperta in passato, perché si vede che mancano i sigilli sotto. Allora, c'è uno strato di polvere intenso, cioè proprio molto persistente. Non ho mai visto una console con così tanto... cos'è? Cera? Cera, ragazzi, c'è della cera? Che ci hanno bruciato la candela sopra? Ah, forse per questo, magari. Ci hanno bruciato una candela sopra? Ma pensa te. Ma cosa mi combina la gente? Come vedete, mancano i sigilli, ma non è un problema. Almeno sappiamo che la console funziona. Non ha il LED blu infinito, quindi non serve fare reballing o altro. Andiamo a scoprirla. Come già detto, questo sarà un video noioso. Mettete pure... Andate a premere il pulsantino non mi piace, dislike, tutti quanti. Guai a voi se mettete mi piace a questo video. Voglio vedere solo dislike su questo video. E chiunque metta mi piace andrò a vedere chi è. Io posso vedere tutto. No, non è vero. Però a chiunque metta mi piace verrò a trovarlo a casa. Oh signore. Oh Cristo. Oh. Oh. La console si accende e si spegne subito. Ho idea che questo tizio non ha compreso il fatto della pulizia e della manutenzione, che le console, anche queste console qua, cioè tutti i dispositivi elettronici che producono calore, devono essere pulite. Che schifo, aspettate, mi metto dei guanti. Qua c'è bisogno dei guanti. Ormai rimango anche senza parole da quanto schifo che fa. Allora, un paio di guanti. Potrei dire che mi sto quasi trattenendo dal vomitare. Ho visto console sporche di polvere, eccetera. È possibile che io in passato abbia visto anche di peggio, ma chiaramente solo polvere, ok? Batuffoli di polvere, eccetera, ci sta. Ma questa non avete neanche idea dell'odore anche che emana la stessa console. Oh, che schifo. Che schifo. Schifo. Oh mio Dio. Ah, sembra che ci sia stato un topo qua dentro. Letteralmente, sembra che ci sia stato un topo. Guardate. E non è mica poca la roba, Cioè...
È tanta. Ci faccio un cuscino questa roba qua. Per la quantità, non che lo faccia veramente, per carità. Non mi metto a fare cuscini con la polvere delle console. Non sia mai che venga in mente queste idee malsane, va là. Non sono una persona che fa cuscini con la polvere delle console, ragazzi. Che schifo. Ha bisogno di una bella soffiata con il compressore questo. Aspettate un attimo. Continuiamo a smontare. Allora, vediamo. Chi è che scommette che c'è ancora la pasta termica originale? Perché la console i sigilli non li ha, ma sembra che non sia mai stata aperta dal giorno in cui è uscita dalla fabbrica. Ed è una cosa stranissima. Ah, l'hard disk non si riesce a leggere praticamente qualche capacità ha, perché con tutta la polvere che c'è sopra. Io sono più preoccupato per la parte sottostante dove c'è anche il dissipatore, che non vorrei, come ho detto, che abbia subito danni da liquido, ed è per questo che magari soffriva del problema che hanno specificato, anche se devo dire che secondo me soffrire di surriscaldamento più che altro. E se era in queste condizioni qua sopra non oso immaginare come sia il dissipatore. Anche lì, chi è che scommette? Quanti centimetri ci sono sul dissipatore? Lasciate sotto scritto nei commenti prima di vedere il risultato. Commentate sotto quanti centimetri di polvere ci sono su questa console. Ok, allora adesso dobbiamo andare a togliere le viti dell'alimentatore, altrimenti non possiamo togliere la placca. Che schifo. Ok, si vede che c'è della ruggine qui su questa placca qua, ma è anche quasi normale, se devo dire. In alcune case magari c'è solo l'umidità mentre si gioca, eccetera. Può causare questa cosa qua. Quindi non è improbabile. Oddio. Sì, sì, sì. Cioè qua ci viveva un topo qua dentro, guarda che roba. Guarda che roba, guarda che bello. Che delizia. Ok. E qua come vedete c'è i segni del ruggine dovuti all'umidità che la ventola fa girare all'interno della console. Ok, qualcuno è stato qua dentro perché questo è a rovescio. Teoricamente dovrebbe avere la lamella di là e questo qua ha la lamella addirittura rotta. Quindi sappiamo di per certo che almeno qualcuno è stato qua dentro in passato. Forse per cambiare l'alimentatore, perché è possibile. Qualcuno ci ha lasciato qualche ricordino sulla console. L'alimentatore è scoppiato e in passato hanno sostituito l'alimentatore. E... può essere, sì. Togliamo il resto dell'alimentatore, che ci serve di togliere un'ultima vite che sta qua sotto. Quindi bisogna per forza togliere l'alimentatore. Ok. L'alimentatore almeno sappiamo che funziona. Ecco fatto.
Ed ecco qua la vite che manca per sbloccare tutto. Molto bene. Ecco qua. Come vedete si è sbloccato del tutto. Wow. Wow. Una bella pulizia. Allora. Cioè, passando con il dito non si riesce neanche a pulire la piastra, la scheda. Aspettate che avvicino. Ok. Allora, ecco qua. Questo è il punto più polveroso adesso sulla scheda. Se io passo così, ok? Io passo con il dito, non si riesce neanche a pulire. Da quanto spessore di polvere c'è, guardate là. Mamma mia, che schifo. Che schifo. Allora adesso dobbiamo però tornare indietro, sotto. Qui, che dobbiamo staccare. Dopo dovrò pulire anche la telecamera, che la sto toccando con i guanti polverosi e non va bene. Allora, dobbiamo staccare il cavo per il lettore, che c'è di intralcio, il cavo dell'antenna e il secondo cavo. Ecco qua. In questo modo possiamo allora togliere la scheda. Mamma mia, cioè io veramente credo 15 anni. Io posso vederle ste robe qua quando la console tipo c'ha 50 anni, è stata utilizzata per 50 anni senza mai pulirla. Ok, ci sta. Il PlayStation 4 quando è che è uscita? È uscita nel 2015, 2014. Toh, cioè 10 anni. 10 anni roba del genere? Mamma mia ragazzi, cioè oh signore. E cioè, eh, la pasta termica ancora originale. Quindi wow, va bene. E la scheda non sembra abbia problemi di danni da liquido, eccetera. Non si vedono sui bordi qua contorni, non si vedono scolorimenti dovuti da liquidi. Solo magari qualche parziale punto di umidità. Ecco, questa è la situazione della ventola. Un disastro. Ma è a fuoco? Ok, aveva perso il fuoco. Non vedi che perde il fuoco? Poi c'è la videocamera che perde il fuoco. Comunque, togliamo le ultime tre viti. Togliamo le ultime tre viti. Ecco qua. E ora siamo pronti a vedere e a conoscere le reali condizioni del dissipatore. Ah sì, aspettate che c'è l'antenna qui che... Ecco, se no non si riesce a togliere. Allora, 1, 2, 3. Cioè, ok, è male, sì, è malissimo, sì, però non era completamente chiusa, dai. Qualcosa c'è, qualche spazio c'era ancora per far passare aria. Ma chiaramente questo fa letteralmente schifo. Una coperta di polvere. La mettiamo qua sotto. Wow. È possibile che questa piastra col dissipatore la cambio completamente. E la vedo tanto arrugginita. Non cambia niente alla console, può essere anche arrugginita completamente, alla console non gli importa che sia arrugginita. Però non è un bel vedere, insomma. Si vende la console oppure qualcuno la smonta, eccetera, vede tutta questa cosa qua, non è una bella cosa, insomma. Va bene.
Allora, niente ragazzi, allora io adesso pulisco il pulibile e ci rivediamo quando ho finito di pulire tutto, di riassemblare e basta. E comunque, vi ricordo, le console devono essere manutenzionate ogni anno, preferibilmente prima del periodo estivo, ok? Sempre. Non solo per un discorso della polvere, ma anche per la pasta termica, ok? La pasta termica dopo un anno di utilizzo si secca, ok? E diventa polvere e non fa più bene il suo lavoro. Quindi non trasferisce più bene il calore al dissipatore, il dissipatore non riesce a smaltire il calore della console. Quindi, per cortesia, io sono qua anche apposta e se volete potete mandarmi tutte le console che volete a fare manutenzione, la faccio tranquillissimamente. Ma fatelo, perché sennò le console muoiono una volta all'anno almeno, prima del periodo estivo. Potete farlo anche in qualsiasi altro periodo, chiaramente, però sempre meglio prima del periodo estivo, così sì. Pasta termica fresca, dissipatore, la console tutta bella pulita dalla polvere, e così supera alla grandissima i caldi estivi, 30-40 gradi dentro le stanze. Non ha nessun problema a quel punto la console. Poi arriva l'inverno, comincia a accumulare un po' di polvere, va bene, non ha importanza, l'inverno è più fresco, no? Quindi non ha necessità di essere pulita benissimo. Un altro consiglio che posso darvi è tenete la console coperta con un panno, ok? Nel momento in cui non utilizzate la console, la coprite, ok? Perché le stanze sono sempre accumulano polvere, no? Le stanze continuano ad accumulare polvere, noi stessi siamo produttori di polvere. La pelle morta che ci cade dal corpo, eccetera, i capelli, i peli, i gatti, i cani in giro, tutto, noi siamo produttori di polvere costante. E la polvere continua a girare nell'aria, anche aprite le finestre, lo smog, la polvere che arriva dall'esterno si porta dentro in casa. E quindi coprite la console con un panno, ok? Quando non è in uso, in modo che la console rimane protetta, la polvere si appoggia sul panno, voi togliete il panno e la console respira aria pulita, si fa per dire, ok? Perché se voi non lasciate la console coperta, ok? Cosa succede? La polvere si attacca sulla console, sulle griglie di ventilazione anche della console e anche attorno alla console. Voi accendete la console, la prima cosa che succede, si accende la ventola e la polvere viene tutta dentro sulla ventola, ok? La ventola fa da aspirapolvere e si attacca tutta al dissipatore. Dopo neanche 2-3 mesi, in questo modo, il dissipatore è già pieno di polvere. Compreso? Spero di sì, spero che questo sia comunque utile. Anche se non c'è nulla da vedere qua in sostanza, ma almeno riesco a dare qualche informazione utile. Ok? Quindi vabbè, adesso finisco di smontare, ci sono due viti qua, smonto la ventola e lavo letteralmente tutto. Vado a lavare la scheda, non la lavo, lavo il dissipatore, lavo la ventola si può lavare, bisogna lasciarla asciugare però, io preferisco, vi faccio vedere adesso, perché chiaramente la ventola all'interno qua sotto c'ha una piccola schedina elettronica, ok? Che chiaramente è meglio che non venga a contatto con i liquidi, con l'acqua mentre si lava eccetera. Allora io preferisco prendere la ventola, ok, tenerla in questa posizione, l'acqua gli va da sopra ma non arriva dentro sulla scheda, ok? Perché anche qua dentro ci sono le cose necessarie per far girare la ventola, ok? Il motorino eccetera, quindi non deve entrare acqua in questo interno qua, quindi se io la tengo così l'acqua da sopra se ne va in tutto il resto dei lati, si riesce a pulire la ventola senza andare a rischiare di avere acqua all'interno qua. E dopo nel momento in cui anche così no, perché si rischia di andare sempre così, io almeno la lavo così, la posso anche lavare così. Come lavo queste console qua io, specie con quelle che sanno odore da fumo? Sgrassatore Chanticleer, solo e unicamente sgrassatore Chanticleer. Gli do 3-4 spruzzate, si lascia agire tipo 10 secondi e poi con un pennellino, ok, si va a fare schiuma, tutto il resto, si pulisce tutto e niente, poi si sciacqua sotto l'acqua tranquillissimamente. Quindi vabbè, ci vediamo quando ho pulito tutto e sono pronto per riassemblare e facciamo il test finale.
vediamo se si collega, se non è bannata, se funziona tutto bene, se il lettore funziona bene anche. E ecco. Ok, ci vediamo dopo ragazzi. Allora, ho smontato addirittura l'alimentatore completamente, gli ho dato una pulita con la spazzolina internamente, tanto l'alimentatore è sicuro da smontare dopo circa 10 minuti. Quando gli alimentatori sono sani si può smontarli anche abbastanza velocemente, tipo 10 minuti, un quarto d'ora dopo. Almeno si lavano le plastiche, si gli dà una pulita dalla polvere, ok? Non che ce ne sia tanta dentro gli alimentatori, sinceramente, perché viene tutta intrappolata dai dissipatori praticamente. Però una spazzolata, una pulita, almeno io personalmente quando vado a fare manutenzione della console, a meno che proprio casi rari estremi che l'alimentatore è perfettamente pulito perché, boh, non lo so, la console già di per sé è pulita, ok? Magari c'ha pochissima polvere, allora vabbè, neanche lo smonto l'alimentatore, gli do una passata fuori. Ma in questo caso l'alimentatore anche qua dentro era abbastanza polveroso, quindi l'ho smontato e l'ho pulito. Adesso non rimane che smontare questa, come si vede, sempre tutto pieno di polvere, ok? Si puliscono i rulli. Ho visto da altri video, ci sono alcune persone che prendono i rulli e li mettono, tra virgolette, a bollire. Ricordate quando una volta almeno, quando c'erano problemi ai NES, ai Nintendo NES, ok, che non leggevano le cartucce, eccetera, ogni tanto si vedeva qualcuno smontare la console, è un vecchio trucco, ok? Smontare la console e togliere il connettore delle cartucce di gioco, ok, dal NES, dall'interno della console, e metterlo a bollire in un pentolino, acqua calda, circa 5 minuti, in modo che così tutta la sporcizia e l'acqua calda chiaramente agisce, ok, scioglie la sporcizia all'interno del connettore. Lo facciamo lo stesso anche qua, siccome è una console che arriva da un fumatore, ok, almeno, sì, potenzialmente, sa di fumo, quindi mi viene da pensare così, quindi è ricoperto probabilmente di grassi, nicotina o roba del genere. Quindi gli vado a fare un bel lavaggio, ok? Si può usare anche lo stesso. Sgrassatore, non mi veniva il termine, ok? Sgrassatore e dovrebbero venire belli puliti lo stesso, ma se gli si dà una bella passata con... adesso proverò anch'io, questa è la prima volta che provo, gli do una bella inzuppata in acqua bollente, li lascio agire un attimino, magari tornano belli puliti, belli sgrassati e funzionano decisamente molto meglio. Faccio anche questo perché chiaramente non voglio avere la console visibilmente pulita e poi all'interno ci sono ancora i topi morti sul lettore Blu-ray, quindi ecco. E niente, io continuerò a pulire qui e pulisco qua all'interno, chiaramente tutto quanto, pulisco anche un attimo la lente e dopo riassemblo tutto. Quindi ci vediamo più tardi. Anzi, sapete cosa faccio? Con questo qua ci sto provando da un pochino, ma le spazzole, cioè il pennello non riesce a togliere via. Ci sono dei punti, qui per esempio, questi qua sono pieni di polvere, ok? E boh, di altro non so cosa, e il pennello è appiccicoso, è parecchio appiccicoso, il pennello non riesce a pulire, quindi gli do una lavata. Tanto è metallo e plastica, quindi anche questo sgrassatore, una bella lavata sotto all'acqua, che così torna bello pulito. Qua dovrei riuscire a fare tutto, altrimenti anche qua, volendo, si può anche smontare completamente, si tiene chiaramente solo l'ottica, ok? Però tutte le parti plastiche, le molle, tutti i meccanismi, eventualmente si può dargli una bella pulita sotto l'acqua, sgrassatore e acqua, e tornano come nuovo. Se vedo che questo è il caso, perché c'è troppa appiccicume, direi che forse lo faccio anche qua. Nel caso comunque, vabbè, vi ho detto anche questa cosa qua, può essere utile? Può essere. Ci vediamo dopo. Sì, direi di sì. Allora, vedete? Allora, c'è della polvere lì. Se io passo con il pennello, vedete? Non si toglie. Rimane appiccicata. C'è un non so cosa di appiccicoso. Proviamo qua. Vedete?
rimane appiccicato. C'è della cosa che non mi piace. Qui non viene via. Niente, allora. Si smonta completamente. Si smonta del tutto, si butta dentro l'acqua e gli si dà un bel bagno. Alcune persone usano acqua e sapone. Può anche andare bene, ma io mi sono sempre trovato magnificamente con lo sgrassatore. È fantastico, è fenomenale lo sgrassatore. Qualche spruzzo di Chanticleer e tutto lo sporco se ne viene via. Allora, per facilitarci le cose spostiamo indietro la lente, perché c'è il cavetto da andare a staccare. Se la lente è tutta in avanti, il cavetto non si riesce, cioè non riusciamo a sollevare il coperchio. Quindi vedete anche qua tutto da pulire. Si può lasciare anche con il cavetto, si lava anche il cavo, così meglio. Ecco, togliamo l'ottica. Ecco, questa è l'unica cosa che si può fare, chiaramente non si va a lavare questa. Non si può andare a lavare. Il cavetto, volendo sì, si stacca, si lava il cavetto. Lo faccio. E questo qua gli do solo una spazzolata proprio. Non posso fare altro. Non sulla lente però, mai sulla lente, vicino alla lente. La lente va pulita solo con un bastoncino di cotone, ok? E niente di più, e alcol. Una goccia appena inumidire il bastoncino di cotone. Ecco, e questo qua è a posto. Diamogli già una pulita. Troppo umido. Ecco. Così togliamo anche la patina di nicotina che c'è sopra. Fatto. A posto, pulitissima. Ok, così adesso questo lo possiamo mettere da parte. E adesso questo lo laviamo. Attenzione al meccanismo di estrazione e a questa, perché si tolgono. Il resto è questo qua, con la cinghietta. Il resto ha le viti, quindi non se ne va in giro. Potete lasciarlo qua. Però non il motorino. Chiaramente, non questo. Questo qui è il motorino per l'estrazione dei giochi e deve essere tolto. Ci sono due viti qua, molto piccole. E dopo c'è una clip qua sopra. Si sposta la clip, si alza. Qui attenzione perché c'è un dente. Ok, c'è il dente. Ok, questo c'è il motorino con i suoi sensori. Si dà una pulita anche questo. Per quanto possibile, non si può fare moltissimo. Anche questo ha il cavo che si può togliere, estrarre. Se vi si rompe il cavo potete anche sostituirlo. Facile. E non vi serve chiaramente smontare l'intero lettore, è qua disponibile. Capito? Capita che si rompono, persone inesperte che vogliono aprire la console per la prima volta, può capitare. Ecco, adesso siamo rimasti qua con il pezzo da lavare. Se volete si può anche eventualmente, allora c'è questo ingranaggio qua che è sciolto, è libero. Di solito non esce, ok, perché è abbastanza
stretto il posto. Si può farlo uscire con un po' di strane acrobazie, ok, in maniera che magari non si perda. E dopo c'è una molla qui sotto, ok, si toglie la molla, che è quella che permette il movimento qua, cioè che lo tiene giù. E si può staccare questo con un cacciavite, però non cacciavite, ecco, viene su, così potete toglierlo e pulire meglio anche qua sotto, perché magari questo qua impedisce, ok, impedisce arrivare bene dappertutto e quindi dopo rimane dello sporcizia o cosa, se proprio siete pignoli, altrimenti potete anche lasciarlo così. Ok, io lo smonto perché così almeno vado meglio qua sotto a pulire dopo tutta la schifezza che c'è, visto che è molto sporca la console. Ok, a dopo. Sono tornato! Tutto pulito, tutto scintillante adesso. Ora non mi resta che asciugare un attimino i punti più critici, dove c'è rimasta molta acqua, insomma. E niente, e finire di asciugare con l'aria calda, il phon, non l'aria calda, non la stazione d'aria calda. Se volete usare la stazione d'aria calda potete anche farlo, solo che ci mettete una montagna di tempo. Io consiglio l'asciugacapelli e via. Si asciuga il più grosso in qualche modo. Se avete anche una di queste pompettine qua è fantastica, perché per esempio nel momento in cui andate a bagnare la console poi si ferma l'acqua nei buchi qua, andate a liberare i buchi in questa maniera dall'acqua. È rimasto un po' di sporcizia lì, ma proprio lì. E allora adesso un punto in cui era molto insistente. Ok, si nota non moltissimo, però c'è ancora, era molto insistente, molto persistente questo sporco. Non avete idea, guardate com'è venuto, vedete, tutto nero, non avete idea di che colore era l'acqua, non avete la benché minima idea di come fosse l'acqua. Non era solo nera, e sembrava che avessi appena aperto il pozzetto della fognatura, in poche parole. Una cosa assurda, ma vabbè. Adesso è tutta bella pulita e lavata. E non resta che asciugare tutto, anche qua, qui, dove si può fermare l'acqua, così riusciamo ad asciugare bene tutto. Passiamo per le gocce più grosse che sono rimaste. Potete anche, se avete una bella giornata di sole, lasciate fuori al sole qualche ora, così rimane sempre sotto il calore, l'acqua evapora, non dovete utilizzare elettricità o roba del genere, dovete solo avere pazienza. Asciugate anche bene questi qua, è una spugnetta che trattiene l'acqua, questa. Tamponatela, così si riesce ad asciugare. E niente, e si va avanti anche con il resto. Vediamo un po'. Questa qua è la parte dell'alimentatore, come ho fatto vedere. Adesso è bella pulita. Prima non è che fosse chissà che cosa, ma insomma, sempre meglio dargli una pulita. Ecco, l'alimentatore, almeno le plastiche dell'alimentatore, controllatele bene che siano asciutte perfettamente, altrimenti è un problema. Ed ecco qua la ventola. Allora, aspettate che asciugo qua, spugnetta, così non va in giro l'acqua. Ok,
Ecco qua, vedete? Adesso, quei segni che vedete lì grigi, provo ad avvicinarmi un attimo. Ok, vedete questi segni qua grigi? È la zincatura del metallo che è venuta via. Ok? Questo non è un problema, però non è un problema assolutamente. La ventola adesso è bella pulita, non c'è neanche un granello di polvere, è tutto a posto e non è entrata acqua qua dentro, cosa importante. Adesso questa qua si lascia pulire, non si sentono rumori strani, a posto. E questa si lascia letteralmente asciugare il più a lungo tempo possibile. E stavo dicendo, non è un problema queste cose qua, però si capisce, ok, che ha subito parecchi danni da umidità, ok? Stava cominciando a corrodersi, come vedete, ha preso un po' di ruggine, ok? E non andava bene. Però, dai, è accettabile. Già adesso è accettabile. Poi, per quanto riguarda, adesso vi faccio vedere una panoramica, giusto per... Ok, allora, questo qui è il piatto, chiama un piatto superiore del lettore, ok? La placca superiore del lettore Blu-ray. Adesso è bella pulita, non ci sono più eh, quei segni qua, qui, che rimaneva la sporcizia, non c'è più nulla, è tutto bello pulito. Ora rimane solo l'acqua da togliere e da asciugare. Si è anche pulito bene il nastrino qua, c'è ancora qualche micro residuo, ma questo direi che è piuttosto normale, considerato le condizioni in cui versava. Ok, e il dissipatore, ok, ecco qua, queste sono le condizioni del dissipatore. È un po' arrugginito, va bene, ma è una ruggine superficiale, se si può dire, ok. La parte importante chiaramente è questa, ok, che non abbia corrosione, che non abbia le alette spostate, eccetera, o roba del genere. Però è in buono stato, ok, vedete anche sotto. Questo è di alluminio, alluminio e rame, quindi l'hanno fatto anche bene, perché in questa maniera riesce a resistere alla corrosione. Invece questa è lamiera, ferro, metallo semplice, e infatti si vede. Ma è una ruggine superficiale, un'ossidazione superficiale. Se prendete una spazzolina metallica e andate a grattare via, ok, ci vuole un po' di tempo magari, passate, vedete, si toglie. Dopo, volendo, si può anche ripassare con la zinco spray, ok, per portare un attimo di protezione in più, ok. È una cosa piuttosto laboriosa, ma si può fare, perché ci sono tanti punti in cui è difficile andare. Potete eventualmente, se preferite, usare anche prodotti tipo antiruggine, tipo Ferox, convertitori di ruggine, ok? Ferox, oppure del tipo acidi per eliminare la ruggine. Eh, Però in quel caso lo sconsiglio vivamente, perché appunto si tratta di acidi che bisogna applicare, lasciare agire, e usare guanti, protezioni e tutto il resto. Prodotti antiruggine o convertitori di ruggine sono più sicuri da usare, ok? E meno dannosi per la salute umana, ok? Se anche andate a toccare prodotti antiruggine, eccetera, non vi si bruciano le dita istantaneamente come con gli acidi. Ecco, tutto qua. Quindi adesso farò una bella grattatina qui, gratterò via tutto, asciugherò però prima lo devo asciugare. Una volta che è tutto asciutto gli do una bella grattata e, e basta. E si pulisce e vedete che viene via. È superficiale ancora. Bene, ritorno di nuovo tra poco. Allora, mi sono accorto di una cosa. Non avevo testato l'hard disk e infatti purtroppo c'è questa cosa qua, che come si vede abbiamo tipo qua
16.000 ore, diciamo, ok? E quindi, ed è pure a rischio per settore scrittura pendente, questa voce qua, ok? Quindi è un hard disk che, diciamo, è pericoloso da usare, può smettere di funzionare da un momento all'altro, quindi avrà bisogno di un cambio di hard disk. E vabbè, pazienza. Hard disk così sono 500 giga, si trovano per pochi spicci, non è un problema. E ne ho moltissimi, quindi per niente è un problema. E mi sono dimenticato anche di pulire questo. È rimasto ancora bello, bello zuzzo, bello sporco. Vabbè. Rieccoci! Dopo qualche grammo di ruggine dopo. Ecco qua il risultato. Un po' grattato, un po' qua, un po' là, però è più presentabile, diciamo, almeno non c'ha tutta quella ruggine, no? Un pochino meglio. Non è perfetta perché comunque ci sono, per esempio qua, ci sono dei punti che purtroppo non ci si riesce ad arrivare, ok? E vabbè, pazienza. Però almeno è di nuovo riutilizzabile. Anche qua sotto, stessa cosa, tutta la ruggine tirata via. Tutto quello che mi è servito è una spazzolina metallica, una piccola spazzolina metallica. In origine queste spazzoline sono così, ok? Con fibre decisamente più lunghe. Questa qua ormai a furia di usarlo si è ristretta. Anche dall'altra parte sono quelle a doppio uso, con setole da una parte e fibre metalliche dall'altra, sottili, molto sottili. È comodo, sono comode queste spazzoline qua. E niente, ho pulito tutto, è il meglio che ho potuto, così almeno è di nuovo sfruttabile. E allora adesso andiamo a riassemblare, ok? Prendiamo, intanto puliamo, va là. Allarghiamo anche l'immagine. Ecco qua. Diamo una pulita. Teniamo pulito, visto che adesso ci sono le parti pulite della scocca e tutto il resto. Fermo lì. Così rimontiamo la console nel pulito. Ecco fatto. E allora cominciamo con il primo pezzo. Questo qui. E mi serve il lettore, tutto bello pulito. E i rullini che sono sgrassati alla perfezione. Hanno anche riacquistato un attimo di colore. Originariamente erano... in origine sono grigi, ok? Adesso sono un po' giallastri, ma prima erano letteralmente gialli. Cioè non si poteva fare paragoni. Ok, quindi mettiamo il nostro lettore in posizione. Ecco fatto. E andiamo a fissarlo con le viti. Quattro viti Torx. Qua mi serve l'antenna, che adesso non so dove l'ho messa. Dovrebbe essere qua, da qualche parte. Tolgo via un attimo sta scatola di condensatori che non mi serve. Eccola qua. L'antenna. Diamo una passatina anche all'antenna, che c'è ancora la polvere vecchia attaccata addosso. Ok. Cavo del lettore, così in posizione. Sistemiamo già anche qui. Mettiamo l'antenna qua, questo lo mettiamo in posizione, quello lì in posizione, il cavetto, così è già tutto pronto. Dopo
e manca l'ultima vite lì, queste qua a croce. Ecco qua. Dopodiché mettiamo la ventola, ricordiamoci anche della cosa qua, non so come dirla, la clip metallica qua, altre due viti a croce che sono segnate con delle frecce sul metallo. Magari per tanti questa cosa è inutile guardarla, comprendo, ma c'è chi può essere utile anche guardare video di rimontaggi di console. Comunque, cosa c'è qua che rompe le scatole? Questa qua. Attenzione a queste clip qua, questi denti qua. Non devono essere sollevati, non devono essere rovesciati, perché altrimenti nel momento in cui poi si va, specialmente questi qua, questi sono sulla scheda, sono dei punti di contatto per la massa della console. Se uno di questi denti fosse spostato rispetto alla posizione originaria, potrebbe darvi problemi, che non si accende perché magari va a mettere in cortocircuito parti che non devono essere in cortocircuito. Allora, ok, questo è fatto. Adesso ci serve la scheda della console, ma prima andiamo a fissare. Ci sono 3 viti da mettere, 3 viti a croce piccoline. Ecco fatto, così sta fermo in posizione. Adesso andiamo a prendere la nostra scheda, eccola qua, ripulita di tutto. Ho messo anche una batteria nuova perché quella vecchia era scarica e addirittura arrugginita. Eccola qua, vedete? C'ha addirittura, è corrosa addirittura, perché ha preso troppa umidità. Comunque, adesso mettiamo pasta termica e andiamo a mettere i pad no, allora aspettate, prima i pad termici, dopo la pasta termica, se no mi va dappertutto, mi sporco le mani, sporco la scheda in giro, non mi piace. Allora, pad termici, io uso questi da 1 mm, spessore 1 mm. Questo è un foglio 100%, quindi 10 cm x 10 cm, e io me li vado a tagliare a misura. Se adesso trovo il taglierino, non so dove l'ho ficcato, da qualche parte è e lo troverò. Poi magari ce l'ho davanti agli occhi e non me ne accorgo neanche. E sì che non è mica piccolo, eh. Aspettate un attimo. Sparito. Trovato. Allora, come stavo dicendo, io vado a pretagliare i miei pad termici, ok? Mi sono fatto circa una misura e adesso continuo con questa misura qua. Quindi adesso mi metto qua un attimo in parte e vado a ritagliare seguendo una linea specifica. Ecco qua, c'è una linea, nel senso, come vedete qui le plastiche, sia quella sopra che quella sotto, hanno una forma romboidale, si può dire, e questa forma è impressa anche sui pad termici, ok, sul pad termico. Quindi io basta che seguo una certa linea fra le diagonali e mi viene fuori la dimensione che voglio. E poi chiaramente vado a dividere, però meglio se lo faccio dall'altro lato, così, e vengono i pad termici perfetti per le RAM.
senza sprecare neanche un pezzetto. No, si prende il pad termico delicatamente e si mette sopra la RAM. Ecco qua, vedete? Preciso. Così occupa tutta la superficie, cattura tutto il calore delle RAM e lo trasferisce bene. Invece quelli originali sono più piccoli. Non cambia niente, non cambia quasi niente, diciamo. Solo che quelli originali, essendo più piccoli, catturano meno calore rispetto a questi qua. Se il pad è grande e copre l'intera superficie, tutta la RAM viene rinfrescata e il calore se ne va via. Se invece il pad termico è più piccolo, cosa succede? Succede che la superficie di contatto, essendo minore, ok, attorno al pad termico la RAM si scalda di più e il calore deve raggiungere il pad termico per poi trasferirsi sulla placca metallica e dissipazione. Stessa cosa si può dire della pasta termica sopra il processore. Il processore deve essere interamente coperto di pasta termica, non può avere spazi vuoti, altrimenti cosa succede? Proprio in quegli spazi vuoti dove non c'è pasta termica non c'è contatto tra processore e dissipatore e quindi quel punto in particolare soffre di più il calore perché non riesce a dissiparlo. Il calore che produce quello specifico punto, ok, deve spostarsi attraverso il resto del processore per raggiungere il dissipatore. In poche parole. Ok, adesso abbiamo messo i nostri pad termici nuovi. Andiamo con la pasta termica. Ok, ne metto un po' di più al centro perché così almeno si sparge meglio. E ok, allora così abbiamo la lamiera un attimino piegata qui, ecco fatto, e la ventola che sta sotto lì non va bene, vieni fuori, perfetto, fantastico. Ok, ora pad termici anche qua sopra, quindi ritagliamo di nuovo la nuova striscia. Adesso siamo pronti per l'assemblaggio finale. Allora, mettiamo la ventolina qui, intanto colleghiamo questa e ora prendiamo la placca e andiamo a fissare tutte le viti e a chiudere la console. Un po' di qua, un po' di là, finché non si raggiunge la fine. E mai stringere con troppa forza, non serve a niente. Una volta che si raggiunge fine corsa, come adesso, basta. Anche qua, basta. Non serve girare e stringere a morte. Non serve assolutamente a nulla. Ok, quindi adesso andiamo a mettergli un nuovo hard disk direttamente, che tanto non interessa altro. Chiaramente adesso prima dobbiamo terminare qui, collegare
il cavo del lettore, il secondo cavo del lettore, perfetto, e il cavo dell'antenna, e dovevo farlo prima perché va passato sotto, deve andare sotto all'altro cavo. Fatto. Ora l'alimentatore, il cavetto dell'alimentatore, colleghiamo prima questo. Attenzione a questi qua, non fateli toccare insieme, possono eventualmente andare nel posto sbagliato, ok? Quindi metteteci sopra l'alimentatore e date un colpo deciso. In teoria dovrebbero essere a posto. Se non sono a posto ve ne accorgerete perché la console a quel punto non si accende più. Altra cosa, questa vite qua, serve mettere quella vite lì prima di mettere l'alimentatore, altrimenti non ci si riesce, perché la vite in questione va messa, ecco qua, qui, quindi prima mettete questa vite qua, ok, era un po', aveva un po' di polvere addosso, e dopo mettete l'alimentatore e a questo punto chiudete tutto. Mi piacerebbe avere dei nuovi pezzetti lì metallici, ma non ce li ho, quindi per il momento riutilizzo quelli che c'erano, anche se non sono il massimo, funzionano lo stesso. Si chiude, si mettono le ultime 3 viti, ecco qua, bello solido. E adesso si può mettere la placca posteriore, bella pulita, ok? C'è non so che di alone qui e qui, ok? Non ho idea di che cosa sia, però vi assicuro che è pulita, perché rispetto a prima, anche qui gli ho dato una pulita dalla ruggine, una grattata dalla ruggine. Non so se vi ricordate, c'aveva tutto la sporcizia qua, l'ho trovata riversata verso l'interno, uno schifo. E anche qua sotto, su questa zona qua, era tutto pieno di porcheria, non so che cos'era. Adesso almeno è toccabile, è pulita comunque, è sgrassata eccetera. Qua ha preso l'alone di qualche sostanza e si è impregnata nella vernice, perché queste scocche qua sono verniciate. In origine, vedete, sono bianche e le verniciano sopra, praticamente. Tutto qua. Quindi si è impregnato nella scocca e non ci si può fare nulla. Ho provato svariate cose ma non cambia nulla. Quindi niente. Allora, dal davanti verso il posteriore si aggancia qua davanti, c'è il suo inserto e poi si chiude. È possibile anche che, se non fate attenzione, il perno di metallo di congiunzione tra il pulsante touch e la scheda del lettore Blu-ray, ok? Se è troppo sollevato rischiate di incastrarlo, ok? All'interno della console. Di conseguenza voi andate a premere ma non succede nulla perché il perno metallico non è a contatto con la scheda, ok? Bisogna fare un po' di attenzione. Può capitare, se non si sta attenti, si mette su senza fare molta attenzione, può capitare. E tra un po' vi insegno anche un trucchetto per quanto riguarda gli angoli, ok? Quando sono ammaccati, come in questo caso, piccole ammaccature,
solo piccole ammaccature. Non parlo di robe distrutte, la plastica distrutta non si può sistemare. Allora, adesso questa qua c'ha ancora un po' di liquido all'interno, devo asciugarla. E questa è già asciutta, però finisco di asciugare quella lì e poi torniamo qua che facciamo il test, facciamo la prova. Mi stavo dimenticando di registrare quasi. Allora, le ultime due viti qui. Ora un hard disk. Abbiamo qua l'hard disk, andiamo a testarlo. In teoria questi qua sono quelli dalla pila dei buoni. Andiamo a vedere dal computer. Ok, è stato riconosciuto. Andiamo con Crystal Disk. Ecco qua. Allora, questo è mio. Questo è Western Digital. Eccolo qua. Buono. Allora, questo hard disk qua ha 876 ore di funzionamento, quindi va bene. È ancora fresco fresco. E ok. Allora, chiudiamo pure Crystal Disk. Prendiamo il disco e ce lo mettiamo su VT. E prepariamo già anche la chiavetta con il firmware. Questo qua era il firmware 10.50, mi pareva di aver visto. Non so se ve l'ho mostrato, non mi ricordo. Comunque, a questo punto aggiorniamo 11.50 o roba del genere. E via. Perfetto. Vedete? Ecco qua. L'ultimo pezzo. Certo che è un peccato questa roba qua, che purtroppo non si può fare nulla. Guardate che cosa strana che è sta roba. Dico ok, è consumata, è usata, vabbè. Ma proprio questo rovina parecchio la visuale. Comunque, stavo dicendo, vi faccio vedere un attimino, ok, come sistemare gli angoli quando sono leggermente ammaccati. Vedete che c'è la botta, ok, c'è una piccola botta qua e un po' qua, ok. Andiamo a sistemarle. Allora, in questo caso utilizzo l'aria calda, ok. Le scocche delle PlayStation 4 sono fatte di una plastica diciamo un po' speciale, ok, perché se riscaldate a una certa temperatura diventano morbide e malleabili e si può riformare tante volte anche con cose piccole del genere. La plastica ritorna al suo stato originario senza neanche toccarla. Quindi vediamo se riesco a catturare il momento. Ok, devo mettermi un po' in posizioni strane. Ecco qua. Allora, vedete c'è un po' l'angolo ammaccato. Allora, io adesso sono a 200 gradi, 100% di aria. Vado vicino, ok, e scaldo. Non devo surriscaldare la zona perché sennò la plastica chiaramente poi si deforma troppo. Però io la scaldo lentamente. Quando lei raggiunge la sua temperatura ritorna in posizione.
Ecco, vedete che sta già tornando in posizione? Vedete la luce che riflette in maniera diversa? Ecco, l'angolo è tornato a posto. Bello, eh? Ecco qua. E adesso l'angolo è dritto. Aspettate che ve lo giro di qua, magari si riesce a notare meglio. Ecco qua, vedete? A posto. Non è più ammaccato. Allora, adesso c'è l'angolino di qua, che è un po' all'insù, ok? Non so se si nota, è pochissimo. Allora facciamo anche questo, da questa posizione qua, vediamo se riuscite a notare la differenza, che si sposta. Scagliamo l'angolo uniformemente in tutte le direzioni. Quando lui raggiunge la temperatura, si mette a posto da solo. Ecco, si sta mettendo a posto da solo. Continuiamo a scaldare anche il resto dell'angolo, perché tutta la plastica deve essere calda uniformemente. A posto. L'angolo è tornato bello dritto. L'ultima parte, questa qua, ecco, questa è più evidente. Questo angolo qua è decisamente più evidente. E adesso vi faccio vedere il risultato. Piano piano, sempre 200 gradi, scaldiamo uniformemente tutti i lati. Lui piano piano torna in posizione. Sembra quasi che questa plastica abbia una memoria propria. Guardate come si sta rimettendo a posto. Ok, ecco, è già bello a posto. Ci dà un attimino ancora, diamogli il tempo che si riformi tutto. Fatto, visto? Angolo perfetto, come in origine. Si fa per piccole ammaccature questo, chiaramente, cioè, non pensate, se vi manca mezzo angolo non credo che riuscireste a fare qualcosa, però sempre meglio di niente, no? Ecco, ecco qua, un'edizione limitata PlayStation 4 ricondizionata, ricondizionata in senso, come si può dire, blando, perché chiaramente non è che posso mettermi a sostituire le scocche. Queste scocche dov'è che le trovo? Non ci sono molte console, a prenderle cinesi no, non ha senso. Però almeno l'interno è a posto, la console è stata ripulita, è stata manutenzionata. Io per ricondizionato intendo questo. Le condizioni estetiche dipende. Se ho, per esempio, se fosse un'edizione normalissima e ho delle scocche migliori, chiaramente le cambio, sì, quello sì. Come anche la placca interna, se fosse troppo arrugginita piuttosto la cambio. Questa sono riuscito bene o male a salvarla, quindi va bene. Tanto è metallo, non è che faccia chissà che cosa. Come funzionalità sua di dissipare il calore lo fa benissimo anche se è arrugginita. E niente, facciamo l'ultimo test per verificare che sia ancora tutto a posto. La corrente c'è ancora. Adesso non c'è HDCP, c'è HDCP attivato, quindi non riuscirete a vedere niente. Dovrò io
dovrete fidarvi della mia parola, ma se vedete la luce bianca capite che funziona tutto. Allora, i 3 bip del lettore ci sono, quindi è collegato bene. Ok, ora accendiamo. Va bene, rimane accesa. Adesso vedremo, si è spenta. Si sta resettando perché chiaramente l'hard disk è nuovo e chiaramente adesso mi dirà hai messo un hard disk nuovo, non riesco a trovare il sistema operativo. Ecco, luce bianca. Impossibile avviare la PS4, chiaramente perché il sistema operativo manca. Ok, andiamo pure a installare. Allora, teoricamente già dentro questa pennetta chiavetta c'è già il sistema operativo necessario, ma adesso andiamo a controllare. Allora, PS4 update, c'è già un file. Bisogna capire se questo file è quello giusto, ma ci metto 3 secondi a, diciamo, elimina file all'interno. Ho già i file predisposti su una cartella. Firmware PlayStation 4. Ecco. Allora mettiamoci l'11.0. Copia. Incolliamo. Andiamo anche a collegare già il controller. Il cavo dove l'ho messo? Sparito il cavo. Eccolo qua. No, non è questo. Dov'è il cavo? Eccolo. Allora. Così andiamo anche a testare le porte USB che già funzionavano, ma andiamo a ricontrollarle entrambe finché il controller è scollegato. Allora, qui abbiamo la luce arancione, va bene, quindi vuol dire che carica, e se carica vuol dire che riesce a trasmettere i dati e tutto il resto. Anche qui c'ho la luce arancione, va bene, quindi fantastico. Il controller ok, sì, c'era 10.50, va bene. Ok, allora adesso aspettiamo un attimino. Ok, ha copiato. Ok, espelliamo. Espelli. Ok. Inseriamo la chiavetta. E facciamo ok. Adesso si va a prendere il firmware, installa il firmware e noi ci vediamo quando ha finito di installare. Ok, sistema operativo installato ed eccolo qua. Allora, 11.0 come vi avevo detto e niente. Quindi adesso tutto funziona, internet è collegato, ok? Dopo proverò il PlayStation Store, lo collego PlayStation Network con il mio account e gli do una visitata, vediamo se riesco a scaricare, a fare le cose, eccetera. Allora, la console è bella fresca, si sente il calore venire fuori da dietro, quindi buono, bello ventilato. Vediamo il disco, se legge i dischi, se partono i dischi, se partono i giochi. Fantastico. Installa? Senza problemi ragazzi. Abbiamo con il gioco. Non ho idea di cosa, di che rumori producesse prima, ma sono sicuro niente di buono. Spero che questa console duri il più a lungo possibile anche. Ecco qua, il gioco parte, carica bene, ci mette un po', ma va bene. X per saltare, va bene, adesso carichiamo.
e il disco entra ed esce favolosissimamente. Almeno è entrato favolosissimamente. Adesso vedremo quando chiudo il gioco come esce. Se esce bene, se fa fatica oppure no. Ma con i rullini belli puliti e belli aggrappanti sono sicuro che non darà problemi né in entrata né in uscita. E adesso la console profuma anche di pulito rispetto a prima. Già. Ecco. Partiamo, andiamo con il gioco. Non mi metto a giocare chiaramente, è solo un discorso di test. Io i test li faccio una cosa come accendo la console, lascio, tanto c'è sempre il video di presentazione e il gioco che parte da solo e lo lascio lì la console, tanto la console continua a lavorare in sottofondo, no? Quindi è un buon metodo per fare un test senza troppo starci dietro alla console. Si lascia lì un'ora, 2 ore, 3 ore e si torna indietro, si guarda la console se è ancora accesa, se sta ancora funzionando o se c'è altro, insomma. E basta. Noto anche su OBS che la capture card sta catturando anche l'audio, però voi in teoria non lo sentireste, non lo sentite perché l'ho disattivato, perché sennò si sente più l'audio dei giochi e della console piuttosto che la mia voce, quindi ho disattivato per quello. Però vedo che funziona alla grandissima, quindi ho fatto il mio piccolo test e adesso andiamo a vedere come esce il disco. Fantastico, vedete com'è andato dentro e fuori senza problemi, senza fatica, meraviglioso. Ecco ragazzi, mi aspettavo diversamente da questo lavoro, da questa console. In teoria era stata appunto messa in vendita perché non funzionava e si accendeva e si spegneva, quindi mi aspettavo qualcosa di diverso. Alla fine l'ho accesa e ha funzionato, quindi non ho dovuto fare praticamente niente. Ho speso poco meno di 60 euro e devo dire, vabbè, non è che ci si prende chissà che cosa, viste anche le condizioni in cui esteticamente è, però ecco, chi la vuole, chiaramente adesso la metto in vendita, avete visto, ricondizionata, ripulita completamente, ha fatto la doccia praticamente e conoscete anche la storia di questa console, la piccola storia di questa console e niente, quindi io il video lo termino qui. Se volete la console la potete trovare sul mio store eBay, ok? Immagino, boh, potrei metterla a 100 euro spedizione compresa, non tantissimo, oppure anche 90 spedizione compresa. Devo vedere un attimino. Comunque, chi la vuole è sul mio store. Invece, chi non le vuole, mi accontento di un like, di un'iscrizione nel caso, se volete. E adesso sono attivi anche gli abbonamenti al canale. Finalmente ho raggiunto la quota dei 500 iscritti e avete adesso la possibilità di supportarmi, ok, abbonandovi al canale con 2 livelli e 2 tipologie di vantaggi diversi a seconda del livello di abbonamento che scegliete. Il primo livello è il livello basilare, 1,99 €, pochissimo, veramente poco, costo di un caffè e una brioche, si fa per dire. E il secondo livello è a 9,99 €. Il primo livello consiste nell'accedere, avete il vantaggio di accedere ai video, ok? In anteprima, ok? Prima di tutti quanti, al posto che aspettare il calendario settimanale ogni sabato alle 10, ok? Esce un video. Se siete abbonati avete la possibilità, appena carico un video, di poterlo vedere. Il secondo livello invece consente sì anche di accedere in anteprima ai video che pubblico,
e quindi li potete vedere prima della classica scaletta in cui imposto io i video, e sia accedere a contenuti dedicati agli abbonati, che attualmente non ne ho nessuno, ma ne farò, chiaramente. Potete anche scrivermi sotto nei commenti se gradite qualche video specifico, del tipo domande e risposte, del tipo fammi vedere il tuo laboratorio, del tipo voglio vedere contenuti riguardanti questo, riguardanti quello, magari su i contenuti riservati agli abbonati, che ne so, voglio solo vedere retro console, capito? O roba del genere, o insomma, fatemi capire anche le vostre, cosa vi piacerebbe avere come contenuti riservati esclusivamente agli abbonati. Fatemi sapere questa cosa qua, che vedo se riesco ad accontentarvi, chiaramente, perché non è sempre possibile. E, vediamo insieme, insomma. Dai, il canale è per tutti. Il canale chiaramente lo gestisco io, ma siete voi a darmi delle idee. E siete voi iscritti, che chiaramente iscritti e abbonati, che fate andare avanti questo canale. Senza iscritti e abbonati questo canale sarebbe già morto da tempo. Quindi anzitutto ringrazio chiunque si sia iscritto, e ringrazio chiunque si iscriverà e chiunque accederà, appunto, chiunque farà gli abbonamenti al canale. Gli abbonamenti chiaramente sono mensili, sono a cadenza mensile e non sono rinnovati automaticamente, quindi dovrete ogni mese preoccuparvi voi di ripagare l'abbonamento. A meno che non ho idea se ci siano dei piani che YouTube fornisce a chi vuole fare l'abbonamento del tipo annuale o roba del genere. No, questo non ne ho la più pallida idea. Da quanto ne so io, sono abbonamenti mensili e ogni mese bisogna rinnovarli. Comunque, niente, io ringrazio di nuovo tutti quanti i miei iscritti, ringrazio tutti quelli che si abboneranno, che forniranno supporto al canale in questa maniera, e niente, grazie ancora, e spero di vederne tanti altri iscritti. Bene ragazzi, allora termino qui, va là, che ormai ho finito le parole e sono anche stanco, è ora di andare a riposare per me. Quindi niente, noi ci vediamo in un prossimo video e grazie ancora. Ciao a tutti.